Ciao a tutti gli amici di Solfatara News. Grazie di cuore per seguirci ogni giorno, per guardare i nostri video e per commentarli. Un ringraziamento speciale va a chi ci sta supportando nella raccolta fondi su GoFundMe. Manca il 71% per raggiungere il nostro obiettivo. Grazie al vostro aiuto potremo presto acquistare un nuovo drone termico, fondamentale per monitorare le zone più critiche della caldera e fornirvi informazioni tempestive e precise. Oggi vi riportiamo la più recente intervista a Giuseppe Mastro Lorenzo, realizzata a settembre 2025, uno dei massimi esperti dell'Osservatorio Vesuviano, che ci racconta la reale situazione dei Campi Flegrei. Domanda: qual è oggi la reale situazione fra bradisismo, rischio sismico e rischio eruttivo? C'è davvero un abbassamento dell'attenzione? Risposta di Mastro Lorenzo: quello che dice è giustissimo. Io proprio nei mesi scorsi sono stato continuamente coinvolto in servizi televisivi e documentari per la televisione tedesca, svizzera, austriaca, olandese, americana, inglese. E gli italiani invece è come se rifiutassero di parlare di rischi. Questa è una tendenza grave. Non è che bisogna spaventare la gente, ma bisogna essere consapevoli. Appena si riduce nei Campi Flegrei l'intensità dei fenomeni sismici, e stamattina all'alba, per esempio, c'è stata una sequenza di terremoti, la gente tende a dimenticare tutto. Ci sono sempre sequenze, più o meno grandi. Il 13 maggio scorso c'è stato un terremoto molto forte. Il 13 marzo uno ancora più intenso, il più forte mai registrato. Appena la crisi si attenua, la gente non vuole più sentirne parlare. Io comprendo questa voglia di normalità, ma dobbiamo dire che i Campi Flegrei in questo momento non sono in uno stato che possiamo definire normale. Anzi, non lo sono mai stati. È l'area a più alto rischio al mondo e bisogna essere pronti al peggio, sperando però che si verifichi il più lontano possibile. C'è rischio. Il bradisismo è in crescita, il flusso di gas è in aumento ormai da anni, la temperatura delle fumarole è molto alta e la sismicità negli ultimi 2 anni in particolare è stata più intensa che in qualunque periodo della storia del monitoraggio. Quindi non si può stare tranquilli. Domanda: che cosa consiglia di fare oggi ai cittadini che vivono nei Campi Flegrei? Risposta di Mastro Lorenzo: non solo ai cittadini, ma anche alle autorità di protezione civile, perché la responsabilità è loro, dai livelli di governo fino ai sindaci e anche ai miei colleghi, che spesso hanno tranquillizzato troppo. Bisogna dichiarare che il rischio c'è ed è permanente. Per il rischio sismico e bradisismico bisogna valutare la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza. Il ministro Musumeci qualche settimana fa ci ha provato, ma poi dichiarò in televisione di aver trovato contrapposizioni. Si temeva che questo danneggiasse l'economia dell'area. È una cosa gravissima. E poi bisogna prepararsi anche per il rischio, che speriamo lontano, ma non possiamo prevedere, di un'eruzione. Non possiamo basarci sulla nostra capacità di previsione, che è nulla. Non sappiamo prevedere le eruzioni. Dobbiamo invece contare su vie di fuga adeguate e su una preparazione seria della popolazione. Speriamo che l'evento resti il più lontano possibile, ma dobbiamo essere pronti in qualsiasi momento, purtroppo, anche all'emergenza massima, quella per cui è stato realizzato il piano d'emergenza, che io ho criticato profondamente, ma che almeno riconosce una verità. Questa è l'area vulcanica a più alto rischio al mondo. Oggi, come nei giorni scorsi, notiamo nella fumarola Pisciarelli una notevole pressione del flusso di degassamento, con una colonna di fumo imponente. Questo indica che il sistema idrotermale è sotto sforzo e, sulla base del bradisismo, non annuncia nulla di buono. Potremmo presto assistere a forti sciami sismici e scosse importanti. Nel cratere Solfatara la situazione non cambia. Le temperature e i flussi gassosi sono in continuo aumento, valori mai registrati prima. Ogni colonna di fumo, ogni aumento di pressione, ogni piccolo segnale del terreno ci ricorda che la caldera è viva e che dobbiamo rimanere vigili. Ogni giorno monitoriamo la caldera con i nostri droni, osservando i punti più critici e raccogliendo dati fondamentali. Grazie al vostro supporto, con il nuovo drone termico potremo migliorare ulteriormente la sorveglianza e informarvi in tempo reale. La Solfatara e i Campi Flegrei non sono un semplice paesaggio, sono un sistema vulcanico vivo, instabile e potenzialmente pericoloso. Restate con noi fino alla fine dei video, restate informati e vigili. Non sottovalutate mai quello che succede sotto i vostri piedi. La caldera continua a respirare e noi dobbiamo essere pronti a ogni evenienza.